Mangaiole e mangaioli, eccoci qui per una nuova recensione di un titolo che rientra prepotentemente tra i primi 5 migliori titoli manga che abbia mai letto e sto parlando di The Climber di Shinichi Sakamoto, lo stesso autore di Innocent e Innocent Rouge. Ma vediamo insieme il perché andrebbe messo nelle librerie di tutti i cultori del manga. Per cominciare, due cenni sulla trama, che in realtà è molto semplice. Abbiamo un ragazzo ed il suo sogno, raggiungere la vita del K2 attraverso una via mai percorsa in precedenza dal versante orientale. Stop! So già cosa state pensando, ma a me delle scalate che me ne frega? Evitiamolo. No, errore madornale. Leggetelo comunque e vi dico anche il perché. L'apparenza inganna. La trama è tratta da un romanzo che narra la carriera alpinistica del giapponese Buntaro Kato, qui Buntaro Mori, e vissuto negli anni 30-40, logicamente redattata ai giorni nostri e rivisitata da Sakamoto in chiave manga. Premessa: non fermatevi assolutamente alla lettura dei primi tre volumi. Questi infatti sono i più acerbi in tutto, dal disegno, ma comunque sopra la media di molti altri titoli, alle innumerevoli forzature di trama e per quanto concerne la surrealità del modo in cui avvengono i fatti che fanno perdere di credibilità tutto ciò che di buono crediamo di trovare. Ma attenzione, dalla fine del numero 3 è solo un crescendo. Cosa mi ha colpito tanto di questo manga? Indubbiamente la crescita del protagonista, del nostro Buntaro Mori, descritta come in pochi altri manga. Nella prima parte di trama troviamo un Buntaro ancora al liceo, decisamente asociale, introverso e solitario, ma col trascorrere delle vicende e messo davanti soprattutto ad alcuni avvenimenti legati alla sua amata montagna, si accorgerà ben presto che al mondo non è possibile stare soli, in quanto volere volare si deve fare i conti con la società che ci circonda, ci dobbiamo interagire. Il manga non è solo alpinismo, scalate, ascese alle vette e tutto ciò che può concernere la montagna, ma è lezione di vita. Sakamoto ci guiderà in un cammino di crescita interiore, non solo attraverso uno splendido disegno a dir poco maniacale e realistico e dai tratti anatomici pressoché perfetti, ma anche con metafore clamorose che esprimono le emozioni e le sensazioni principalmente del protagonista, nonché dei personaggi secondari, anche se forse non è il termine appropriato per definirli. Già, perché questo, a parer mio, è un'opera corale, dove tutto e tutti hanno un ruolo, persino l'attrezzatura d'arrampicata, minuziosamente disegnata da far paura. Sicuramente poi interessante è l'uso di termini tecnici tipico del gergo del climbing, che troveranno spiegazione alla fine di ogni volume, sintomo di accurata ricerca in materia. Non pensate di trovarvi di fronte a un manga tutto rose e fiori, visto che è un seinen duro e crudo, dove la drammaticità abbonda. In più occasioni ci verrà sbattuta la morte in faccia quando meno ce lo aspettiamo. Già, perché la montagna ti abbraccia, ti tende la mano, ma spesso non perdona, rivelandosi un nemico talvolta crudele e calcolatore. I dialoghi non abbondano, anzi per nulla devo dire, specialmente negli ultimi numeri. Ma perché questo? Perché è il disegno a parlare, è il silenzio ad urlare. Più volte durante la lettura mi sembrava di stare a fianco di Mori, di sentire il suo fiato sul collo durante una tempesta, i suoi passi nella neve o sulla roccia, di immedesimarmi in lui. Le sue scelte, le sue decisioni, anche le più sofferte, diverranno un tutt'uno con noi lettori. Addirittura nella parte finale del racconto non ci saranno più onomatopee, solo metafore che ci guideranno nella percezione non solo delle emozioni come la paura, la rabbia, ma anche dei suoni come il rumore del vento, una valanga e quant'altro. In alcune parti del dialogo onestamente non ho sentito per nulla la mancanza, anzi, forse avrebbe inficiato addirittura la lettura, storpiandola e distorcendola nelle emozioni. Mori, benché ad un certo punto ci sembri anche integrato nel mondo, che abbia trovato un suo posto, un lavoro, eccetera, ha sempre nel cuore la montagna che lo chiamerà più e più volte il suo cospetto. Per Mori quest'amore indiscusso per essa diventerà una droga, una ragione di vita che lo porterà anche a scelte sbagliate, a mettere in discussione la sua vera natura umana. L'uomo ha bisogno di trovare sempre un obiettivo per andare avanti nella vita
che molto spesso è solo un sogno, ma nulla vieta di tentare di coronarlo quel sogno. Solo a quel punto Mori e tutti noi raggiungeremo l'apoteosi della vita. Il finale l'ho trovato soddisfacente e per certi versi non proprio come me l'aspettavo, ma ugualmente riuscito, forse mi ha addirittura stupito il come Sakamoto ha messo su carta il finale più che altro. Altro punto non da poco i fatti e le decisioni che vedremo nel corso dell'opera, ad eccezione dei primi 3 volumi, complice il lavoro a 4 mani secondo me mal gestito, sono coerenti, realistici e ben calzanti con le decisioni di chi pratica l'alpinismo, in particolare quello professionistico. Posso affermarlo perché ho alle spalle molte letture di libri autobiografici di scalatori realmente esistiti o tuttora in attività, nonché la mia esperienza di vita quotidiana abitando io in un ambiente montano. In conclusione, Sakamoto anche questa volta ha tirato fuori dal cilindro un capolavoro tale sicuramente nel suo genere, ma che non lascerà indifferenti nemmeno quei lettori che della montagna conoscono ben poco o magari interessa poco. Qui non sono le imprese eroiche o i paesaggi mozzafiato a fare da padroni, ma le emozioni, provare per credere. Anche per questa recensione è tutto e dal K2, da The Climber e dall'angolo del Maureton. Ciao gente!